Ciao a tutti. Immagina per un istante cosa potrebbe confessarti il narcisista in un momento di assoluta lucidità e sincerità. Ti ho sempre osservata con attenzione, sin dal primo giorno, non tanto per capire chi eri, ma per capire chi dovevo essere io per te. Non c'è mai stata autenticità in quello che ti ho mostrato. Ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo era studiato e calcolato per ottenere una risposta precisa da te. Mi sono plasmato sulla base delle tue speranze, delle tue paure, di ciò che desideravi e di ciò che ti terrorizzava. Non perché mi interessassi davvero a te, ma perché ho sempre avuto un solo obiettivo, il controllo. Quando ci siamo conosciuti hai visto quello che volevo che tu vedessi. Un partner affettuoso, attento, qualcuno che sembrava finalmente capirti in un modo che nessuno aveva mai fatto prima. Ti ho fatto credere di essere unico, diverso da tutti quelli che avevi incontrato. Ed era proprio quello il mio piano. Ho studiato i tuoi desideri più profondi, le tue vulnerabilità e le ho sfruttate per costruire l'immagine perfetta che ti avrebbe attratto. Era facile, quasi naturale per me, capire come catturarti. E quando ti ho vista abbassare le difese, quando hai cominciato a fidarti di me, sapevo di averti in pugno. Ma la verità non mi è mai importato davvero di te. Tutto ciò che ho fatto era per me stesso, per il mio bisogno di sentirti dipendente da me. Volevo che ogni tua decisione, ogni pensiero fosse influenzato da me. Desideravo che non sapessi più dove finivi tu e dove iniziavo io. Volevo che pensassi che senza di me non eri nulla. C'è stato un momento in cui ti ho portata sulle stelle, ti ho fatta sentire come se fossi la persona più speciale del mondo. Quello era il mio trucco, il mio modo per legarti a me. E tu ci sei caduta. Ho visto come ti fidavi di me, come cercavi il mio sguardo per avere conferme. Ti ho dato quello che cercavi solo per un po', il tempo necessario a far sì che tu non potessi più immaginare la tua vita senza di me. È stato così facile manipolarti, convincerti che il mio amore era l'unica cosa di cui avevi bisogno. Poi è iniziata la fase successiva. Ho iniziato a toglierti quello che ti avevo dato. Ho iniziato a farti sentire insicura, indegna, inadatta. Ogni volta che cercavi di affermarti, che provavi a essere te stessa, ti spezzavo l'anima. Ti ho fatto dubitare di te stessa, di ogni tua scelta. Conoscevo i tuoi punti deboli e li ho usati contro di te. Ogni litigio, ogni accusa che ti ho lanciato era studiata per farti sentire colpevole, come se fossi tu quella sbagliata. E ogni volta che ti vedevo vacillare, ogni volta che il dubbio si insinuava in te, mi sentivo più forte. Percepivo il potere che avevo su di te crescere e mi piaceva. Mi faceva sentire invincibile. Sì, lo so che ti ho ferita, so esattamente cosa ti faceva soffrire e l'ho fatto apposta. Anzi, l'ho fatto perché sapevo che avresti continuato a cercare la mia approvazione e il mio amore. Più ti sentivi spezzata, più avresti cercato di ricomporre i pezzi, pensando che io fossi l'unica soluzione. Era come se ti stessi addestrando, insegnandoti a cercare il mio affetto anche quando ti maltrattavo. Ho giocato con i tuoi sentimenti come se fossi una pedina sulla mia scacchiera. Ma sai una cosa? Non ho mai avuto intenzione di lasciarti andare, nemmeno quando ti facevo credere che non mi importava più, quando ti trattavo con disprezzo, quando ti ignoravo. Volevo che ti sentissi costantemente sul filo del rasoio, mai sicura del nostro rapporto. Era quella la mia forza, farti desiderare qualcosa che non ti avrei mai dato completamente. Ti ho fatto vivere nell'illusione che se solo fossi stata abbastanza brava, abbastanza perfetta, avresti potuto riconquistare il mio amore. Ma la verità è che non avresti mai potuto farlo perché non c'è nulla da riconquistare. L'amore che ti ho fatto credere di provare non è mai esistito. So che ci sono stati momenti in cui hai pensato di lasciarmi e di allontanarti. E ogni volta che lo hai fatto ho saputo esattamente cosa dire o cosa fare per riportarti indietro. Ti ho dato solo quel minimo di affetto e di attenzioni per farti restare, per farti credere che c'era ancora speranza, che le cose potevano migliorare. E tu, così disperata di ritrovare la persona che pensavi fossi, sei sempre tornata.
ed io ho ripreso in mano il gioco. Non c'è mai stato un vero pentimento da parte mia, solo un desiderio di continuare a mantenere il controllo. Anche quando ti chiedevo scusa, non lo facevo perché lo pensavo davvero. Le mie scuse erano un altro modo per tenerti legata, un'altra manipolazione per farti abbassare di nuovo la guardia. Ogni tua debolezza, ogni volta che ti vedevo piangere o soffrire, non faceva altro che alimentare il mio ego. E sai qual è la parte più triste? Che anche ora, mentre ti confesso tutto questo, non provo rimorso. Se soffri, non mi interessa. Ciò che mi importa è il potere che ho su di te e quello che ho costruito nel tempo. Non posso sopportare l'idea di non essere al centro del tuo mondo. Anche se ti ho distrutta, anche se ti ho fatto del male in modi che non riesci neanche a capire completamente, voglio che tu resti. Voglio che tu continui a cercarmi e a volermi, non per amore, ma per il controllo che questo mi dà. Questa è la verità che ho sempre nascosto dietro il mio sorriso. Non sono mai stato la persona che pensavi fossi, sono solo il riflesso di ciò che volevo che tu vedessi. La mia non è altro che una maschera che indosso per ottenere ciò che desidero. E quello che voglio è il controllo su di te. Forse ora lo capirai o forse no, ma sappi che tutto ciò che ho fatto è stato per soddisfare il mio ego e che anche se ti confesso tutto questo non mi importa davvero. Ecco, cara vittima, questa è la reale personalità del narcisista, esattamente quella persona che tu sei stata o sei ancora in relazione. Accanto a te non hai nessuno, poiché hai solamente idealizzato ciò che tu desideravi nella tua vita. Accanto a te hai solo un bambino piccolo e arrabbiato con il mondo, crudele ed egoista. Cara vittima, non pensi di meritare di più? Non pensi di meritare amore e rispetto? Non pensi che è giunto il momento di voltare pagina? Hai forse paura di affrontare le tue paure e le tue debolezze? Forse quella bambina che c'è in te ha bisogno di essere abbracciata, amata e presa per mano. Non temere il dolore e la sofferenza poiché sono le uniche vie di salvezza. Potrai ritrovare e conoscere una nuova te che ti sorprenderà. Tira fuori la forza che hai dentro di te e usala soltanto per te stessa. Tu sei la tua priorità. Vai avanti giorno per giorno, attraversa quel tunnel che tanto ti spaventa, lo stesso che alla fine ti farà ritrovare ciò che tu sei realmente. Prendi il via e corri senza voltarti mai. Vivi il presente e riscrivi la tua storia. Soltanto tu hai le chiavi del tuo cuore. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.